Questa seconda giornata del campionato di quarta si svolge in modo identico alla prima, quindi cosa facciamo? Stampiamo i materiali a casa, prepariamo una copia della tavola da gioco per ciascun alunno e mentre le altre pagine dovrebbero già bastare così come le avete stampate, quindi non sono da fotocopiare a scuola. Allora, se volete si può iniziare a tagliare gli indizi a casa, ma c'è comunque tempo anche per ritagliarli durante l'attività, perché sono facili, sono più semplici di quelli della volta precedente, basta tagliare a metà il foglio ed è fatta. Dunque, per giocare ci serviranno dei dadi di forma tetraedrica. E io di solito li costruisco con il DAS a casa e ci vuole 2 o 3 giorni, ecco, perché asciughino poi completamente. E poi coloro con la tempera 2 vertici su 4. Qui li vedete molto rovinati, però quando li coloriamo con il DAS ancora fresco la tempera prende ancora meglio. Attenzione, non dobbiamo costruire delle piramidi, ma dei tetraedri e ne servono 3 per ogni alunno. Se non volete costruirli col DAS, anche se secondo me è la cosa più rapida ed economica, potete stampare la pagina 6 del file in PDF e fotocopiarla per darla ai bambini. Dovranno costruire però i dadi prima della lezione. Ci vuole circa mezz'ora per costruirli, non c'è tempo di farlo durante le 2 ore del progetto Giochi e Civiltà. Per cui secondo me davvero il DAS costerà 2-3 euro e in mezz'ora sono fatti tutti i dadini. Una volta arrivati in classe che cosa facciamo? Disponiamo i bambini a coppie, tagliamo le strisce che troviamo sulle pagine 4-5 e distribuiamo ad ciascun alunno una striscia. Gli facciamo colorare il cerchio che sta attorno ad ogni uccello e poi li facciamo ritagliare con cura. Se volete possiamo anche incollare queste pagine su del cartoncino prima di ritagliarle, in modo che poi quando i bambini li vanno a colorare e ritagliare restano un po' più resistenti. Una volta create quindi le pedine si inizia a giocare. L'attività poi in realtà si svolge identica a quella della volta precedente. Quindi arriva la fase, dopo la fase di gioco arriva la fase di analisi, si divide la classe in 4 squadre, si attaccano i simboli delle squadre alla lavagna e si scrive al centro la domanda: perché i popoli mesopotamici giocavano a questo gioco? E come la volta scorsa i gruppi iniziano a dare delle risposte partendo dalla loro esperienza di gioco, compilano una scheda di lavoro e poi ricevono degli indizi in sequenza, prima il numero 1, poi 2, poi 3 e poi 4. Ogni volta hanno 4 minuti, hanno 4 minuti per sviluppare la loro ipotesi, dopodiché noi le dobbiamo riportare sulla lavagna e dare dei punti per ogni ipotesi che si avvicina alla risposta corretta. Sappiamo che la risposta corretta vale 10 punti, quindi dobbiamo proporzionare le risposte date dai bambini in questo modo. Sì, più si avvicinano alla risposta, più si avvicinano i 10 punti. Terminata tutta questa attività, dovremmo avere una lavagna ben carica di risposte, di idee, di suggestioni date dai bambini. Dovrebbero, credo, riuscire a risolvere l'enigma, generalmente ci si riesce. Se non dovessero riuscirci, non vi preoccupate, la volta prossima ci riusciranno, stratificano certe competenze, dalla volta prossima vedrete che ce la faranno. Bene, io vi ringrazio quindi per aver scelto di portare il laboratorio Giochi e Civiltà nella vostra scuola e nella vostra classe. Vi ricordo di compilare la report al termine della lezione. Grazie.